Buongiorno, per la mia preparazione alla maratona fino ad ora abbiamo sempre parlato di allenamento fisico, però è arrivato il momento di parlare anche di alimentazione perché alla fine è una parte importantissima della preparazione. Perciò ho contattato il mio amico Gennaro, biologo nutrizionista e dottore in scienze motorie, per darmi una mano. E sì, in questo momento mi trovo in bagno perché gli sto fornendo tutte le misurazioni per preparare il modulo di anamnesi e ovviamente devo anche fargli vedere lo stato del mio fisico. Ora andiamo a vedere anche il peso. 88,2. Ora mi peso anche senza cellulare e questa tra l'altro è una buona occasione per cercare di dimagrire un po', perché in questo momento sì, mi sto allenando molto, però effettivamente sto mangiando a casaccio. Quindi tra un mese andiamo a vedere effettivamente se sono anche dimagrito. Ora a Gennaro gli dirò anche che vorrei tonificare un po' il mio fisico, anche perché a Pasqua ho mangiato 6 uova di cioccolato. Ma è un altro discorso. Vediamo se tra un mese riusciamo ad andare a tendenti ad 80, dove trovo il mio migliore stato di forma, e iniziamo questa dieta per l'allenamento. Ora prendo tutte le misurazioni. Ci siamo. Abbiamo un peso di 87,95 kg, altezza 187 cm, vita 83 cm, fianchi 106,5 cm, ombelico 88 cm, braccio sinistro 32, coscia sinistra 62,5. 7 aprile 2021, ore 10:40 più o meno. Ho raccolto tutte le informazioni più foto e video, manca solo la scheda di allenamento. Eccola qui e se la volete la trovate gratuitamente nel primo link in descrizione. Ora però ci troviamo qui e la scheda non è ancora stata completata perché ogni 4 settimane faccio un test e poi il mio grandissimo allenatore Simone completa le 4 settimane successive. Test ed oggi è il giorno del test. Perciò ora si va a correre 5 km a tutta, così poi ho tutte le cose da inviare al nutrizionista. Minchia, c'erano 24 gradi, adesso ce ne sono 6, cacchio, freschetto. Partito il riscaldamento. Comunque lo scorso mese avevo corso questo test dei 5 km in 24 e 25. L'ideale sarebbe andare leggermente sotto, basterebbe anche 24 e 24 e sarei contento, ma stare sotto i 25 è già ottimo perché questo mese ho caricato con delle corse sopra la mezza maratona e quindi ho le gambe che comunque sono abbastanza cariche. Come sempre, finito il riscaldamento davanti allo stadio olimpico, ora metto via il cellulare e si inizia la corsa. Ci vediamo dopo se sono ancora vivo. Sono finito. Passo il test al mio allenatore, facciamo tutte le analisi, elaboriamo la scheda e poi vi faccio vedere la mia dieta. Simo, anche oggi nuovo personale sui 5 km, li ho corsi in 24 e 15 secondi. Come sempre sono arrivato alla fine che ero finito, però se devo darti una sensazione, sto giro, non come l'ultima volta che proprio volevo morire, però qualcosa in più secondo me potevo dare. Mica male, dai, è migliorato di 10 secondi. Mi dispiace non essere stato lì con te. Oggi purtroppo avevo un impegno di lavoro. Tra l'altro oggi sei stato fortunato con il tempo perché c'era un meno vento rispetto all'altra volta, condizioni abbastanza ottimali. 24 e 15, sono molto orgoglioso di te. Hai fatto ancora un altro miglioramento. Ovviamente adesso i miglioramenti, sai, saranno un pochettino più piccoli rispetto al primo test. Hai migliorato i 10 secondi, che però vuol dire comunque 2 secondi ogni chilometro, no? Quindi hai migliorato il tuo passo medio da 4,53 dell'ultimo test a 4,51, ma non dimentichiamoci che il 17 di febbraio il tuo primo test correvi a 5,07 ed eri devastato alla fine, quindi hai fatto un miglioramento davvero pazzesco. E la cosa molto interessante, se andiamo a vedere i dati, è che i tuoi battiti medi sono stati di 179 contro i 183 del primo test e i 181 del secondo, quindi hai migliorato ancora di 2 battiti, e anche il battito massimo che hai raggiunto è stato di 191 in questo test contro i 195 del primo e 194
del penultimo test. Quindi molto molto bene. Stranamente però la tua cadenza è diminuita, la cadenza massima, quella media è stata identica, 162. La cadenza è quante volte praticamente appoggiamo il piede e lo rialziamo, no? E hai avuto una cadenza di 168, quindi non so come mai, può essere anche un problema di misurazione. Valuteremo poi nel prossimo test se cambia qualcosa. Però molto molto contento di questo ulteriore miglioramento, vuol dire che stai lavorando bene. Al prossimo giro voglio togliere 30 secondi, voglio stare sotto i 24. Vabbè, adesso non esageriamo, però No, bisogna fare dopo questo mese devo stare sotto i 24, assolutamente. Passiamo alla scheda, che tra l'altro devo darla al nutrizionista, che poi dopo elabora anche la dieta in funzione della scheda. È per questo che voglio togliere 30 secondi. Si va a pompare con l'allenamento, si va a pompare con l'alimentazione, devo diventare un di ciclone minimo. è tantissimo. Questa è la settimana numero 8 per te, dove stai scaricando. La settimana prima avevi corso 60 km, questa settimana andiamo a ridurre un pochettino, a parte il test che diciamo è comunque stato un lavoro impegnativo, però andiamo a correre solo 42 km. Perché? Perché andiamo a fare riposare un attimino le gambe, recuperare un po' le energie per iniziare poi la seconda parte dei fondamentali, il terzo ciclo, e diventerà impegnativo. Sto leggendo ora, mi vuoi ammazzare? Andiamo a correre 80 km alla fine di questo ciclo estremamente importante, perché stiamo ancora nei fondamentali, quindi stiamo ancora costruendo la base della piramide dei chilometri, però iniziamo veramente ad aumentare i chilometri, a aumentare anche le sedute. Ne ho aggiunta un'altra, quindi avrai un riposo in meno. Insomma, ci sarà da lavorare. Nella prima settimana di questo nuovo ciclo, quindi la settimana numero 9, ti ritroverai un lavoro specifico con dei 2000. L'altra volta avevi fatto i 1000, questa volta andiamo ad allungare un pochettino, perché dobbiamo abituare il corpo a correre a dei ritmi un pochettino più sostenuti. Che poi in realtà mercoledì prossimo farò la gara, quindi quelli immagino che poi partano dalla settimana numero 10. Esatto, la mercoledì hai la gara da 10 km che va a rimpiazzare quel lavoro specifico. Per chi ci segue e invece vuole prendere spunto, se non può fare la gara appunto può fare questa tipologia di allenamento. Le ripetute medie e le ripetute in soglia sono veramente importanti per chi prepara la maratona, perché abitua il nostro corpo a correre a un certo ritmo, a spostare un pochettino la soglia anaerobica, quindi quella soglia dove il nostro corpo va in debito d'ossigeno e quindi crea tanto acido lattico. I lunghi anche aumenteranno. Nella settimana 9 andrai a correre 25 km, e qua c'è una sorpresa, perché non saranno solo 25 km, ma gli ultimi 2 km correrai a ritmo maratona. Quindi quando sei bello stanco, le tue gambe non ne potranno più perché non hai mai corso così tanto, anzi sì, una volta hai già corso 25 km, andiamo ad inserire il ritmo maratona alla fine, tra i 5:30 e i 5:28, cercando la proiezione delle 3 ore e 50, 3 ore e 51 sulla maratona. Il tuo ritmo maratona sarà di 5 minuti e 28. Che questo è il ritmo ad ora, perché se dovessi migliorare il tempo nei 5 km posso pensare a diminuire il ritmo maratona? Sì, non l'ho ancora detto, ma ho già migliorato e sistemato anche i nuovi ritmi, perché ogni volta che facciamo il test vedrete infatti in tabella che c'è una nuova proiezione. La tua proiezione in maratona è scesa a 3 ore e 51 dalle 3 ore e 52 del ciclo prima, e addirittura 4 ore e 03 a inizio preparazione. Quindi continui a migliorare, la tua proiezione continua a migliorare verso la maratona. È ovvio, come dico sempre, il ritmo maratona poi bisogna vederlo in gara, no? Perché sarà comunque impegnativo tenere quel ritmo per tutti i 42 km, però noi ci proviamo. Sono migliorati tutti i tuoi ritmi, quindi dal lento al ritmo in soglia, alle ripetute medie, corte, gli allunghi, eccetera eccetera, così come è migliorato anche il tuo battito cardiaco in soglia anaerobica, che è sceso da 170 a 168. Ovviamente la tua condizione sta migliorando, e quando migliora la tua condizione si abbassano anche i battiti cardiaci e anche ovviamente il battito cardiaco in soglia. Quindi piano piano questi dati andranno sempre di più migliorando. Quindi questo lungo lo farai 25 km con i 2 km a ritmo maratona, però lo facciamo solo questa settimana numero 9, perché
nella settimana 10 e 11 andiamo ad aumentare talmente tanto che prima ti devi abituare a correre quei chilometri, quindi non andiamo a esagerare con il ritmo maratona, poi lo vedremo più in là nei prossimi cicli. Settimana numero 10 correrai 28 km, settimana numero 11 correrai il tuo primo lunghissimo di 30 km, che sarà per te un gran bel traguardo, anche perché saranno 80 km settimanali, quindi non sarà una passeggiata. Grazie mister. Iniziamo a lavorare sulle salite, siamo nella seconda parte dei fondamentali e qua di solito io in tabella inizio ad inserire un po' di forza esplosiva, quindi oltre a fare il lento, quindi 10 km di lento classico, alla fine devi iniziare a correre delle ripetute brevi, 150 metri circa, in salita. La prima settimana ne faremo 5, la seconda 8, la terza 10 e poi nella settimana in scarico possiamo anche arrivare a 12 perché tanto riduciamo i chilometri, quindi sarai un po' più fresco. Ripetuta in salita cosa vuol dire? Vuol dire sono 150 metri, appunto, un po' come prima facevi gli allunghi. Adesso anziché fare il semplice allungo ti fai proprio un allungo tra virgolette in salita, dove dai... Sì, per strappare i polpacci per bene. Devi stare attento in salita, poi magari lo vedremo insieme, faremo qualche allenamento insieme, devi accorciare il passo e l'allenamento è un po' diverso, no? Rispetto all'allungo che si fa in strada, quindi c'è anche una tecnica un po' diversa da tenere, poi ti farò vedere. Più o meno questo, poi il resto della tabella è abbastanza semplice, sono esercizi che hai già fatto. Ci sarà un allenamento specifico che per te sarà probabilmente impegnativo, che saranno i 3x3000, perché è un allenamento un po' nuovo, non hai mai corso delle ripetute così lunghe. I 3x3000 si corrono di solito, in questo caso in soglia anaerobica, quindi non è fortissimo ma non è neanche passeggiare. Il tuo battito cardiaco sarà probabilmente intorno ai 168-170 battiti, quindi sentirai la fatica. E poi fammi sapere come va dopo questi allenamenti specifici, come ti senti, come ti sei sentito, soprattutto a livello muscolare e a livello di respirazione mi interessa. Bomba! Comunque un giro lo dobbiamo fare da 100 km. Nel prossimo giro voglio fare i 100 km in una settimana. Adesso si va anche a mettere insieme l'alimentazione, chissà che il tutto mi faccia avere anche più energie, perché ultimamente mi sto trattando come un cinghiale. Spero di riuscire al prossimo test tra 4 settimane di veramente tagliare parecchio il mio ritmo maratona e anche i 5 km. E poi abbiamo la gara. Esatto, la gara. La gara sarà il vero test, perché un conto fare il test da solo, anche con me comunque così in allenamento, un conto è gareggiare contro altri atleti, sentirai l'adrenalina alzarsi, quella ti darà una spinta superiore, sicuramente anche i battiti cardiaci massimi raggiungeranno dei livelli che probabilmente in allenamento fai fatica a raggiungere. Sarà un'esperienza totalmente nuova e non vedo l'ora di viverla con te, perché ci sarà. Ci vediamo all'inizio, poi io tipo mi aggrappo sopra di te e tu mi porti avanti. Beh, io mi porto avanti così magari poi riesco a riprenderti all'arrivo, no? Ok, grazie. Grazie mille. Ci vediamo presto allora. Ciao Simo. Ciao. Ragazzi, sono con Gennaro, biologo, nutrizionista e tra l'altro anche mio amico. Mi aveva ancora seguito all'epoca con la dieta OMAD in quell'altra avventura che feci ancora un anno fa. Oggi volevo chiederti, e ti ringrazio ancora per la disponibilità, come hai impostato questa dieta e questo, diciamo, regime alimentare per i miei allenamenti, o se hai qualche consiglio da darci oltre al PDF che comunque vi lascio qui sotto in descrizione. Ciao Riccardo, ciao a tutti. Allora, io e la dottoressa che lavora nel mio studio siamo innanzitutto molto contenti di poter assecondare ancora una volta un tuo esperimento. Le mie disavventure. Le tue disavventure. E infatti siamo stati molto felici di elaborare la tua strategia alimentare e di seguirti in questo percorso. La dieta non è altro che una strategia alimentare di tipo mediterraneo, una classica mediterranea, proprio perché soprattutto in questo primo momento siamo voluti andare a dare ordine
e strategia, appunto metodo, alla tua confusione un attimino di questo primo periodo, in modo poi da accompagnarti per tutto il percorso. Quindi siamo partiti davvero con una dieta mediterranea basic, se vogliamo, con una ripartizione dei macronutrienti molto classica, quindi circa il 55% di carboidrati, un 25% di proteine e una giusta quota di grassi che si aggira intorno al 20%. Queste percentuali dei macronutrienti cambieranno e si evolveranno nel corso delle settimane e seguiranno ovviamente la programmazione di allenamento. Un'altra cosa molto importante, ci tengo a dire, è che solo per questo primo periodo siamo stati leggermente in deficit calorico, in modo da favorire anche quella che è la ricomposizione corporea, per avvicinarci un pochino a una percentuale di grasso leggermente più bassa. Che è quello che ti chiedevo, di riuscire in qualche modo anche a tonificare, dimagrire un pochino, Esatto. in modo da essere più leggero e non trascinarmi dietro chili e chili in più di peso. Esattamente. Anche perché in questi sport si parla molto di composizione corporea specifica, ovvero una composizione corporea che appunto prevede una percentuale di grasso molto bassa proprio perché è funzionale poi alla prestazione. Quindi anche la ricomposizione corporea per noi in questa prima fase è un vero e proprio obiettivo, ovvero migliorare la composizione corporea di Riccardo per essere poi più performanti al momento poi della gara, della prestazione. Sicuramente è uno degli obiettivi di questo primo step, se vogliamo. C'è qualche chicca o trucco in questa dieta che magari vuoi condividere a chi corre o chi fa attività sportiva, in modo tale che aggiunga magari quel particolare elemento alla propria dieta? Perché io vedo che ci sono kiwi dappertutto, poi non so se il kiwi sia un nutriente particolare o abbia qualcosa di particolare o strano. Sì, vabbè, a parte il kiwi, la frutta in generale, insomma è una dieta molto semplice. La vera caratteristica principale di questa strategia è il fatto di aver utilizzato alimenti molto semplici, facilmente digeribili, carboidrati che provengono principalmente da carboidrati complessi. L'unica appunto fonte di zuccheri semplici proviene appunto dalla frutta, dalla verdura. Anche le carni, se ci hai fatto caso, sono carni molto semplici, poco elaborate, poco processate. Anche perché dobbiamo tener conto poi della digestione, dell'intestino, della salute dell'intestino appunto di Riccardo, che appunto deve essere in grado poi di sostenere lunghe sessioni di allenamento o comunque una settimana molto intensa. Quindi siamo andati veramente sulla semplicità e soprattutto sulla pulizia, la definiamo noi in studio, ovvero la scelta degli alimenti è stata mirata, è stata voluta proprio per semplificarti un attimino anche la vita in cucina, perché poi appunto alimenti semplici vuol dire anche preparazioni semplici. Ma in generale per un atleta è molto importante anche curare questo aspetto, ovvero non appesantirsi in lunghe digestioni, anche perché il recupero non è importante solo per chi corre, ma il recupero è importante anche appunto per il tuo intestino. Quindi la semplicità, diciamo, è stata la vera e propria chicca, se vogliamo, di questa prima fase. Poi ovviamente le cose, ti ripeto, cambieranno, si evolveranno nel corso delle settimane, anche in base ai tuoi feedback e anche magari, come ti dicevo l'altra volta, in base ai consigli che ci darà poi anche il preparatore atletico, se vogliamo, il coach che sta seguendo appunto la programmazione e i tuoi allenamenti. Quando ti dicevo il momento in cui correvo, io corro la mattina, quindi tu mi dicevi che anche la cena la ritenevi una sorta di precorsa. Se io dovessi cambiare il periodo del giorno dove corro, cosa devo fare o cambiare, o cosa si può variare? Sì, la cena, proprio perché la colazione è molto veloce, un pranzo è un pasto molto fast, proprio per non affaticarti nell'immediato preallenamento, abbiamo dato molta importanza alla cena, in modo da creare questo pasto, se vogliamo, molto Quindi completo. devo correre post colazione o pre colazione? Post colazione va bene, abbiamo voluto fare una colazione semplice e facilmente digeribile, che ti permetta magari di correre un'oretta dopo magari la colazione, perché poi la grande ricarica magari di nutrienti è stata fatta a cena, quindi molto lontano dall'allenamento. Quindi per questo abbiamo dato tanta importanza alla cena. Discorso diverso, ovviamente tutto può cambiare qualora tu decidessi di allenarti magari il pomeriggio. Allora anche in quel caso il pranzo avrebbe un ruolo molto importante e dovrebbe essere sicuramente più completo di quello che è adesso. Ok, chiarissimo. L'altra volta ti dicevo anche il fatto del latte la mattina prima di correre. Per esempio nel mio caso a me darebbe tanto fastidio.
Certo. Io preferisco un caffè e mi alleno così a digiuno senza mangiare nulla. Noi l'abbiamo inserita quella piccola colazione perché alla fine si tratta di un bicchierino di latte che saranno 100-120 ml, insomma abbiamo considerato, e 4 fette biscottate con un velo di marmellata che magari potrebbero darti quel boost in più di energia al mattino. Insomma è una cosa che poi puoi valutare anche di volta in volta e in base alle ci fai sensazioni. sapere, sì, esatto. Se mi dà fastidio corro a stomaco vuoto. Assolutamente togliamo il latte, magari bevi soltanto un caffè. Io mi ricordo tu bevevi sto Nescafè, sono andato a vedere la tua vecchia tabella. Di solito la mattina bevo un bicchiere d'acqua e inizio a correre. E vai, allora potresti comunque magari farla nel post allenamento. Qualche consiglio magari sulla preparazione dei pasti o sul come anche magari velocizzare la preparazione dei pasti? Ovvio è che più mi abituo a seguire questa dieta, più velocizzo anche tutto il processo di preparazione. Ci vuole comunque organizzazione, metodo. In questa prima fase sarà importante per te leggere un attimino attentamente la dieta, magari portarti avanti con la preparazione di alcune verdure, che delle volte sono le cose un attimino più scoccianti da preparare, che spesso si trascurano, invece nel nostro caso sono molto importanti, e quindi magari potresti portarti avanti nel corso della settimana le preparazioni almeno per le verdure. Non ti dico di anticiparti con riso e pasta, altrimenti poi davvero diventa... Sì, riceviamo commenti di odio. Esatto, restiamo sempre italiani. È vero che tu non sei in Italia adesso, ma restiamo pur sempre italiani, quindi non voglio consigliarti cose di cui poi potrei pentirmi. Chiaro. Guarda, grazie mille, e adesso metterò in pratica la scheda che mi hai fatto, ve la condivido qui sotto in descrizione, così potete andare a vedere quello che per i miei numeri, perché poi come avete visto in questo video ho dato tutti i miei numeri, il mio peso, le mie misure, quindi non copiate questa dieta perché è diciamo creata a puntino su di me, su di voi potrebbe dare risultati completamente diversi, magari siete più alti di mezzo metro, più bassi di mezzo metro, prendetela come spunto e magari come anche sorta di riflessione, poi magari provate a pesare le kilocalorie che ha questa dieta. Da quel che mi dicevi, ogni giorno io mi nutro con 1900 kilocalorie in questa dieta. Dovrebbe essere circa 1900 kilocalorie, quindi in realtà diciamo che non è proprio la dieta per tornare in forma per l'estate, è valida per tutti, quindi va un attimino presa con le pinze. Nel tuo caso siamo addirittura in leggero deficit calorico, ma ovviamente non è una cosa che è per tutti, insomma, raggiungere questo quantitativo calorico, quindi come hai giustamente detto tu, è assolutamente una strategia alimentare strettamente personalizzata. Ti ringrazio ancora per il supporto e ci riaggiorniamo nel corso di questo percorso e vediamo cosa succede. Assolutamente. Va Grazie benissimo. mille ancora. Figurati.